Giulia, è ora di andare a letto, è tardissimo. Mamma, non ho ancora sonno. Mi racconti una favola? Va bene, sono molto stanca, ma ti racconto la storia della principessa Giada e del mostro nella grotta. Giada è una principessa bellissima. Ha lunghi capelli biondi, è dolce e gentile con tutti. Vive in un castello grandissimo. È il più grande castello di tutto il continente Fantalandia. Vive con i suoi genitori, il re e la regina. La principessa ama andare a cavallo, ama la natura, i prati verdissimi e i fiumi. Passa ore a giocare con gli animali. La principessa Giada è figlia unica. Vista la sua età, è giunto il momento per lei di sposarsi. Qui arriva il principe, giusto mamma? Sì, ma non così in fretta. Il re ha stabilito che potrà sposare la principessa chiunque riuscirà a eliminare una grande minaccia che c'è nel suo regno. Questa minaccia è un mostro che vive in una grotta, poco distante dal villaggio. Il mostro è stato visto cacciare animali e bere l'acqua del fiume. Se qualcuno prova ad avvicinarsi, inizia a grugnire in modo strano. Sembra un animale spaventoso. Gli abitanti del villaggio parlano del mostro così. Io l'ho visto, è altissimo, sicuramente più di 2 metri. Ha 2 spalle larghissime, braccia fortissime. Può rompere un sasso pesantissimo con un solo pugno. Mamma, esistono persone così forti? Beh, forse gli abitanti del villaggio esagerano un po', ma andiamo avanti. Alla corte del re si presentano tanti cavalieri. Sono i cavalieri più valorosi del regno. Il principe Eric è il primo. Ha una spada affilatissima. Con questa spada taglierò la testa al mostro e il regno sarà mio. E sposerai mia figlia, la cosa più importante. Sì, certo. Eric parte con il suo cavallo. Arriva vicino alla grotta, ha la spada in mano pronto a combattere. Ma appena entra nella grotta, il mostro lo fa volare fuori per molti metri e lo ritrovano solo dopo 2 giorni su un albero messo molto, molto male. Molti altri cavalieri provano a sconfiggere il mostro, ma falliscono tutti, uno dopo l'altro. Per esempio, il cavaliere Ben, un uomo molto forte. Appena arrivato, tutto spavaldo, dice al re: Sconfiggerò il mostro con un cannone. È l'arma più potente di tutto il regno. Ma proprio mentre sta per sparare, dalla grotta il mostro lancia un sasso enorme che distrugge il cannone. Il re a questo punto è tristissimo. Non sa più che fare. Tutti i cavalieri hanno fallito. Lo sconforto si diffonde per tutto il villaggio. Gli abitanti non fanno che parlare del mostro invincibile. Un giovane contadino, venuto da un piccolo villaggio lontano, sente parlare del mostro e decide di provare a sconfiggerlo. Ma come farai? Non hai nessuna arma. È un mostro cattivissimo. Non ho le armi,
ma ho il mio coraggio. Sposerò io la principessa. Tutti ridono di lui e non lo prendono sul serio. In effetti, la sua apparenza fisica lo fa sembrare il meno adatto di tutti a vincere questa sfida. Il giovane contadino. Mamma, come si chiama il giovane contadino? Si chiama Luke. Dicevo, il giovane contadino arriva vicino alla grotta e vede un fuoco. Vicino al fuoco c'è un uomo che sembra un gigante, con una barba foltissima. A me non sembra un mostro. Appena l'uomo lo vede, si alza e dice, Chi sei? nella sua stranissima lingua, che agli abitanti del villaggio era sempre sembrata un grugnito. Il giovane contadino si accorge che è una lingua che lui conosce molto bene. Sono qui per sconfiggere il mostro, cioè te. Mostro? Scusa, ma parla per te. Non sono molto alla moda, ma addirittura mostro. Beh, sì, scusa. Ti chiamano così al villaggio. Sono venuti in molti, ma sono stati sconfitti. Lo credo bene. Vengono con armi, spade, cannoni, frecce, ma sono pazzi? Non hai tutti i torti, ma perché vivi qui da solo? Sono un tipo solitario. Vengo da un villaggio lontano. Si chiama Boffantia. Incredibile! È il mio stesso villaggio. Sono andato via tantissimi anni fa. Mi hanno sempre preso in giro per la mia statura. Sono sempre stato il più grosso di tutti gli abitanti del mio villaggio. Non mi sembri cattivo, ma che sono buonissimo. Solo che appena cerco di parlare con qualcuno, tutti scappano via. Mi dispiace, ti porterò io al villaggio. Ma sei pazzo? Ti sei alleato con il mostro? Venite qui, non dovete avere paura, non c'è nessun mostro. È solo un uomo grande e grosso e forse un po' brutto. Ma lascia fare a me. Ci mangerà tutti! Ma se sono vegetariano? Dobbiamo difenderci. No, Sire, ho parlato con lui. Io riesco a capirlo. Veniamo dallo stesso villaggio. È un grande lavoratore. Può aiutarci nei campi. Grazie alla sua forza fa il lavoro di 100 uomini. Bene, sei riuscito a liberarci dal mostro e a regalarci un amico. Dobbiamo festeggiare e prepararci per le nozze. Mamma, è una favola bellissima. Adesso è proprio ora di dormire. Buonanotte. Buonanotte. Il superlativo è un grado degli aggettivi che segnala che la proprietà espressa dall'aggettivo è intensificata al massimo grado. Il superlativo può essere assoluto o relativo. Il superlativo è assoluto quando la qualità posseduta al massimo grado non ha né limitazione né confronti. Per esempio, è un quadro bellissimo. Il superlativo è relativo quando la qualità posseduta al massimo grado è limitata a un certo gruppo o ambito. Per esempio, è il quadro più bello della mia collezione.
Per formare il superlativo assoluto bisogna aggiungere la desinenza issimo, issima, issimi, issime alla radice dell'aggettivo. Per esempio, bello, bellissimo, stretta, strettissima, morbide, morbidissime. Vi sono altri modi per formare il superlativo assoluto. Si possono per esempio usare alcune parole come molto, tanto, assai, prima dell'aggettivo. Quindi il superlativo assoluto di grande potrà essere molto grande oppure grandissimo. Ci sono alcuni superlativi assoluti irregolari. Per esempio, per l'aggettivo buono posso dire molto buono, buonissimo oppure ottimo. Cattivo, molto cattivo, cattivissimo oppure pessimo. Anche nel superlativo relativo la qualità è espressa nel suo massimo grado, ma non in maniera assoluta, bensì in relazione ad altre persone, animali o cose. Per usare il superlativo relativo, formiamo la frase nel seguente modo: articolo determinativo, nome, più meno, aggettivo, di, che, tra. Per esempio, il più grande albero del parco, la città meno turistica d'Europa, è il più bel film che abbia mai visto. Questa casa è la meno cara di tutto il paese. Vivo nel quartiere meno sicuro della città. Per questa lezione è tutto. Se ti è piaciuta, lascia un like ed iscriviti al canale. Scrivi una frase nei commenti provando ad usare il superlativo assoluto o relativo. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!